Oggi vi voglio raccontare come ho cercato di onorare il 20° anniversario della mia moto. Mettetevi comodi. Lei è un'Africa Twin XRV 750 del 2002 e con lei ne ho fatte davvero tante. Ho sempre dato un nome alle mie moto e lei si è sempre chiamata Marco Polo. In questo modo mi è stato più facile nel corso degli anni riconoscerle una personalità, un'anima, insomma qualcosa che andasse oltre un assemblaggio meccanico e ingegneristico. Anche se c'è stato qualche breve distacco nel corso degli anni, in fondo lei ha sempre ricambiato, perché si è rivelata una fedele compagna di viaggio e il rapporto si è consolidato soprattutto in quei viaggi in solitaria, lontano da casa, costruendo una simbiosi moto più motociclista che può essere compresa solo da chi ha vissuto le stesse sensazioni. La moto, del resto, l'ho sempre considerata un prolungamento dei nostri arti e della nostra mente. La guidi con entrambe le mani e i piedi, la sposti con il corpo, la muovi con la mente. È più forte la simbiosi e minore la latenza. Con lei ho percepito la vibrazione del sentirmi libero, anche se talvolta fosse illusoria, ma talmente intensa e terapeutica che mi faceva stare bene. Anni fa un amico usava dire sempre una frase all'accensione della moto e quando si era prossimi alla partenza: Davide, tutto alle spalle. E ciò significava che da quel momento in poi c'era solo strada e attimi intensi da vivere. Il resto restava alle nostre spalle. Insomma, la moto è cresciuta in me come passione e io sono cresciuto in moto come persona. Considerando i primi giri in ciclomotore con mio padre quando avevo solo 12 anni, negli anni un po' di strada ne ho fatta, vivendo incontri, esperienze, riflessioni, amicizie e molto di più. E in questo c'è sempre stata lei, la Marco Polo, l'africona che nel corso degli anni ho personalizzato in base alle mie necessità, con borse, borselli, telai, griglie, riser e tutti quei fronzoli utili e inutili che amplificano la sensazione che nel tuo garage c'è sempre un sogno pronto per essere messo in moto e condurti lontano con il corpo e con la mente. Il rituale del caricare il bagaglio è stato perfezionato nel corso degli anni. Oggi posso considerare che ho una mappatura mentale dove potrei caricare la moto ad occhi chiusi. Insomma, la Marco Polo festeggiava i suoi 20 anni e volevo e dovevo fare qualcosa. Così partenza da Milano puntando tutto a nord verso la montagna. Anche questa volta il carico aveva previsto un mio personale giusto bilanciamento tra il necessario e il di più, sempre comunque nel rispetto di quel bellissimo esercizio di ridurre all'essenziale come un viaggio in moto impone di fare. Anche questo compromesso si era gradualmente costruito e perfezionato nel corso degli anni, tra viaggi italiani, europei ed extracontinente. Ritrovarmi quindi in quel pomeriggio di primavera in montagna mi dava ancora una volta una sensazione di libertà e piacere. Intorno ai 2000 metri, ancora qualche chiazza di neve, pennellavo curve e tornanti perdendomi tra i miei pensieri in quel particolare stato introspettivo che la moto ti offre. Avevo ciò che mi serviva distribuito tra borsone e valigie laterali, quella condizione o sensazione di autosufficienza che ancora una volta mi faceva immaginare come un cavaliere d'altri tempi in sella al suo cavallo. Dopo l'ingresso dal Passo del Foscagno arrivo ad un piccolo campeggio ad una manciata di chilometri dal Passo della Forcola. Il campeggio è vuoto, non c'è nessuno, sono completamente solo e la proprietaria mi chiede se sono davvero sicuro di voler pernottare in tenda, segnalandomi che le previsioni danno neve per la notte e per il giorno dopo. Allora, sono arrivato a Livigno, sono arrivato nel solito campeggino che frequento da parecchio, che è praticamente l'ultimo campeggio prima di poi raggiungere il passo della Forcola, che in questo periodo peraltro è chiuso, e niente, sono praticamente solo, non c'è nessuno, assolutamente solo, nessuna tenda, nessun camper e praticamente
la proprietaria mi ha detto ma ti fidi, guarda che le temperature andranno sotto lo zero. Vabbè dai, insomma, in questo momento c'è un gran bel sole, tra l'altro ho guidato sempre con i mezzi guanti, quindi la temperatura è buona in questo momento. Poi ovviamente durante la notte insomma mi aspetto altro, però niente, in questo momento sono qui e adesso pianterò la mia tendina e via. Nonostante tutto l'impegno per conservare qualche ricordo, anche attraverso le immagini la tecnologia mi volta alle spalle e a partire da quel momento inizio ad avere problemi perdendo le clip della bellissima serata e del risveglio sotto la neve. Ma non finisce qui. Il programma di viaggio prevedeva l'ingresso in Svizzera per transitare verso l'Austria, ma questa volta il meteo aveva vinto. Ero stato scettico fino all'ultimo ed avevo davvero sperato che le previsioni fossero errate, e invece no. Neve primaverile, rinfresca il corpo e rinvigorisce l'animo. Non c'erano più le condizioni per procedere in quella direzione e così mi ritrovo a rimescolare le carte e a cambiare il programma. Quindi di nuovo giù dai monti e poi risalita verso il passo della Prica, lasciandomi alle spalle la Valtellina per entrare in Val Camonica. E qui trovo un meteo pochino più clemente, scompare la neve e mi godo una strada fatta tante volte. Ridimensiono i miei obiettivi di viaggio iniziale e mi vivo il momento attimo dopo attimo, curva dopo curva, paesaggio dopo paesaggio, e il non programma mi offre una visione dell'esperienza che sto vivendo ancora più forte, perché non ho proprio obiettivi né mete. Decido solo all'ultimo di fermarmi a piantare la tenda sulla riva del lago di Iseo per trascorrere la notte. E così il giorno dopo rientro verso casa con la promessa alla Marco Polo che avremmo ripreso il discorso dal punto in cui era stato lasciato. Quindi non perderti il prossimo episodio dove racconterò la seconda parte di questa strampalata esperienza e a molto presto!